Vorremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui a Mattino Milan, barra pagelle, barra post partita, barra un po' tutto quello che è successo ieri sera di commento alla partita, ma non solo. In questo video di mercoledì 4 dicembre del 2024, saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. E quindi, come detto, è un grande remix di commento alla partita di ieri, ma non solo, insomma, sembra strano a dirsi, ma siamo a 2 giorni da Atalanta-Milan. E quindi siamo già quasi in clima partita per la prossima, caro Henry. Quindi Facciamo così. Se state ancora pensando a Milan-Sassuolo, mettete like a questo video. Ma se invece state già pensando ad Atalanta-Milan, mettete like sempre a questo video. Insomma, continuate a supportarci, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, diteci la vostra nei commenti, cioè se avete già più la testa su Atalanta-Milan o su Milan-Sassuolo, e grazie a tutti coloro che ci supportano quotidianamente con gli abbonamenti, le donazioni, i like, quindi i mi piace. Ragazzi, grazie. se invece sapete già cosa fare nel weekend di Sant'Ambrogio Immacolata, scrivetecelo nei commenti, così che prendiamo spunto, che è la cosa forse che interessa di più in questi giorni. No, scherzi a parte. Parliamo velocemente della partita, perché velocemente è andata la partita di ieri, nel senso che dopo 20 minuti il Milan è sopra di 4 gol, Sassuolo è venuto a fare abbastanza da comparsa, il Milan invece ha dato il giusto peso alla partita e quindi quando già c'è uno squilibrio tra le due squadre, in più si amplia, perché comunque le due squadre danno importanza diversa alla competizione, si vede quel che si è visto. Praticamente sembrava l'incontro tra due categorie differenti, almeno, rispetto a quello che si è visto nei primi 20 minuti, soprattutto dopo il primo gol, ogni volta che il Milan andava giù dall'altra parte era un'occasione se non appunto un gol. Vediamo velocemente quello che ha scritto Gazzetta, Diavolo a 6, Super Renders anche Leo in gol, Sassuolo travolta, Fonseca ai quarti, avanti anche il Monza, Il Bologna. Renders strepitoso, Festa Leao, il Diavolo fa 6 gol al Sassuolo, i rossoneri dominano, doppietta di Ciucura, fa tornare a segnare a San Siro dopo 7 mesi. Questa è Gazza. Sì, lui c'è sempre sta cosa che deve fare il quarto gol di un ottavo di Coppa Italia per tornare a segnare a San Siro, Rafa. Anche l'anno scorso, dopo che non segnava, si faceva la conta dei giorni da quanto non segnava a San Siro, segnò il poker in Coppa Italia contro il Cagliari agli ottavi a fine anno o a inizio addirittura 2025. Che ti devo dire, Simo? È stato tutto molto semplice, comunque era il Bologna che avanzava, non il Monza. Non so se hai letto male o se hanno sbagliato. Avrò letto male. Detto questo, è stata una partita molto semplice, ma perché il Sassuolo non è sceso in campo. Il Sassuolo non è sceso in E il Milan campo, sì. il Milan sì, e quindi il Milan aveva in campo 3-4 titolari, il Milan aveva in campo giocatori comunque che hanno un livello decisamente superiore già ai titolari del Sassuolo. Se poi Grosso mette anche le riserve diventa difficile, cioè anche il portiere di riserva, un centrale di riserva, tutti gli altri giocatori di riserva, si è visto quello che si è visto. Bene averla archiviata subito, aver fatto solo un tempo, aver fatto fare solo un tempo a Fofana, un'oretta di gioco a Reinders che poteva fare anche 45, anche Reinders. Ma guarda, io l'ho osservato nel secondo tempo, perché ho detto, ma che caspita, perché sta facendo pure il secondo tempo? Credo che non abbia mosso corsa. Sì, no, è stato fermo, ma È siamo stato stati tutti fermi praticamente nel secondo fermo. tempo. L'unico che si è un po' dannato nel secondo tempo è Chukwueze, ma perché ha questo modo un po' da saltar l'uomo, da provar sempre la giocata, ma a parte quello gli altri sono stati molto fermi, anche Pulisic giocava, è entrato, ma giocava quasi da fermo, quasi camminando, no, però direi bene perché comunque Sì. ritrovare anche magari un po' di fiducia per Leao col gol, che ha fatto un gol praticamente da attaccante, ha attaccato alla profondità e ha segnato di destro a incrociare. Poi di fiducia per Abraham, che anche lui ha segnato, è quasi liberatorio, Chukwueze che ne ha fatti 2, cioè mettere un po' più di fiducia anche nei giocatori che magari ne avevano un filo meno in questo periodo
ci sta e ci serve. È ovvio che venerdì sera c'è una sfida diametralmente opposta, cioè contro la squadra che sta meglio in Serie A, la squadra tra le più forti, che anche in Champions League sta facendo il suo cammino, con una rosa lunghissima, con un allenatore magistrale, e quindi è un'altra musica. Bisogna saper scindere adesso le 2 cose, cioè ieri è stato il paese dei balocchi, venerdì si prospetta un'altra cosa. Eh sì, bisogna lavorare molto, molto più forte rispetto a ieri, dove ieri in pratica, vista la differenza di valori, bastava essere concentrati, determinati, accesi sulla partita e poi ovviamente i valori in campo parlavano da soli. Venerdì non basterà essere accesi sulla partita, bisognerà anche mettersi lì e andando anche magari un po' oltre quello che è il livello attuale delle prestazioni, perché comunque si alza il livello dell'avversario. Ma al di là di questo, volevo fare 2 chiacchiere velocissime su Rafa, poi facciamo 2 pagelle veloci. Io scenderei in 2 Rafa, l'ultimissimo Rafa. Allora, sul campo, è vero, sta facendo qualcosa di diverso rispetto al passato. Parte esterno, perché comunque ancora parte esterno, non è che parte centrale, ma taglia verso il centro molto di più che in passato, dove più o meno invece si riservava di restare sul binario per avere l'1 contro 1 sul quarto di difesa avversario, puntarlo e vedere cosa poter fare. Adesso inizia a bucare un po' la profondità degli avversari, sia sull'esterno, come è stato per il gol poi annullato a Ebram, sia in occasione del gol fatto invece lui, dove taglia, che è praticamente più o meno lo stesso taglio fatto a Bratislava, Sì, grosso modo. Cioè passa in mezzo tra ecco il il Cagliari quarto di anche. difesa e il centrale. Anche il gol che fa a Cagliari, più o meno è O il su gol questo che fa impegno Cagliari, qua. esatto. Ormai questo taglio vediamo che inizia a essere nel suo bagaglio e devo dire che qui a questo punto si vede il lavoro fatto da lui, da allenatore, da Milanello. Sull'atteggiamento mentale che vedo che ogni tanto viene esaltato, invece a me sembra il solito Rafa, che semplicemente torna anche forse meno del passato, perché fa addirittura forse ancor più la punta che in passato, ma se questo è il risultato, a questo punto direi che possiamo essere soddisfatti sia del lavoro sul campo che del fatto che gli concediamo di essere così, sempre acceso, spento, a volte con rincorsa, eccetera. Sembra più determinato, ma per me, poi magari ognuno di voi ha la propria idea, sembra perché fa più, tra virgolette, "l'attaccante". Mh. È un concetto un po' particolare, però vabbè, magari lo proviamo a approfondire. Non lo so, io credo tanto che sono dei professionisti, come dicevo sempre, ma sono anche dei ragazzi, delle persone. E comunque Rafa è appena diventato doppiamente papà, magari anche questa cosa qui gli ha dato una sorta di boost, no, dal punto di vista dell'atteggiamento e della mentalità, ma non perché ha schioccato le dita, è diventato papà e quindi adesso ha riattaccato la spina. Però magari, cioè, questa cosa qua lo ha un attimino risvegliato, no, magari era un periodo non semplice per lui, tra le panchine, star fuori, star fermo, il tornare a giocare insieme a questa cosa qua lo ha aiutato. Ecco, cioè per me la partita di Cagliari è la partita un pochino di svolta di Leao, ancor più di Madrid, no, perché Madrid trovi la motivazione da solo, fai la partita che ha fatto Leao e ce la ricordiamo tutti, però rischi anche di finire lì, no, invece a Cagliari in una partita in cui il Milan era un po' con la spina staccata perché dopo Madrid è arrivato quel 3-3, lui invece ha trovato 2 gol e quindi e soprattutto 2 gol cioè non 2 gol a caso, cioè 2 gol belli. Quindi io mi aspetto e spero che questo sia il Leao, ma anche di ieri sera, cioè un Leao in una partita di Coppa Italia non l'avevamo mai visto come ieri, no, e quindi speriamo che sia l'inizio vero e proprio della stagione di Leao, che ha sistemato un pelino i suoi numeri fin qui, con le ultime partite, ma che può fare ancora di più. No, che poi ha sistemato
adesso magari ne parliamo anche un pochino al talk, cercando di non entrare troppo in argomento perché sono fatti privati, ma comunque ha sistemato delle questioni familiari importanti, non di poco conto, cioè non era un litigio, tra virgolette, ma erano questioni ben più pesanti. Doveva diventare padre di 2 gemelli a novembre, lo è diventato a settembre, con tutte le complicanze pesanti del caso. Quindi, già. ma vabbè, insomma, poi ognuno fa i propri Proprio lì conti. volevo arrivare io, però senza dirlo, ecco, però comunque sì. Sì, poi non entriamo troppo nella No, questione, no, perché sono chiaro. fatti di Rafa, ma questo l'ha detto lui. Fonseca alza il tiro, Milan magnifico, possiamo anche vincere la Coppa. Il tecnico finalmente bene con le piccole, adesso comincia a pensare al test con l'Atalanta. Qui siamo. Perché possiamo anche vincere la Coppa? Beh, insomma, se ti chiami Milan in generale, quando ti iscrivi a un torneo, Puoi vincerle tutte tecnicamente, o parti per dovresti puntare a vincere. vincerle Poi se non ce tutte. la fai, amen. Eh, Vabbè, ragazzi, è inutile che ci nascondiamo. L'Atalanta è Atalanta e ci dirà gran parte di come andrà la prossima parte di stagione, ma per il semplice fatto che i 3 punti in più o in meno spostano parecchio nella classifica attuale. Queste sono le pagine di Gazzetta, vediamo se siamo d'accordo, facciamo velocemente anche le nostre. Sportiello 6, ma sì, direi di sì. Calabria 6,5, ha fatto anche gol, potevamo anche dargli 7, dai. Sì, 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 ci sarà anche il 6. Noi nelle nostre credo che gli abbiamo dato 7. Tomori e Pavlovic prendono 6 e 6,5. Ci siamo, dai, più o meno. Sì. Terracciano 6, anche se sul gol un pochino si è sdraiato in anticipo. Sì, sul Santista si è gol non buttato male. benissimo. Per il resto è partita normale, sì. Fofana 6 e ci sta, ha giocato veramente in infradito Sì, Yusuf. tutto proprio pilota automatico, freno a mano fino Infatti a l'ho 3 visto fare 2 quarti. errori di passaggio proprio da uno che c'è, perché c'era, ma non c'era proprio. Cioè, si doveva regolare. Vabbè, Ciuco prende 7,5 e ci sta, Loftus 6,5 di incoraggiamento, direi. Non lo so, cioè, la partita di Loftus è stata un po' strana perché io l'ho visto molto più voglioso rispetto ad altre, molto più anche attivo, se vogliamo, rispetto a altre che boh, a parte vabbè quel gol sbagliato di testa che non so come abbia fatto a sbagliare, non lo so, Loftus mi ha dato qualche micro segnale, ma era sempre contro Iannoni e Caligara, con tutto il rispetto, quindi non lo so. Rafa 7, Ibram 7,5, Pulisic e Okafor prendono 6 tutte e 2, e più o meno ci siamo anche qui. Il migliore Tijani Reinders 8, che direi che è limitativo. E scherzo, dai. E il peggiore invece è Toriani 5,5, con Fonseca 7. Toriani io gli avrei anche dato 7, abbiamo vinto su. Sì, è vero, il gol sul palo, il portiere lì non lo deve Ma prendere. magari noi possiamo dargli 6, Gazzetta dello Sport che teoricamente dovrebbe essere imparziale e super partes e dare giudizi cristallini, invece gli dà 5 e mezzo, quindi ci sta, ha fatto la parata su Volpato. Cosa c'è? Occhio a. Occhio a Tijani Reinders. Ci accorgiamo oggi di Tijani Reinders? Spero di no. No, assolutamente no. Forse se ne doveva accorgere chi doveva usarlo un po' meglio l'anno scorso, ma questa è un'altra questione. Harry, siamo arrivati praticamente in chiusura. Ci ritroviamo tra poco, in realtà, con Lance e poi talk in serata per parlare non più di Coppa Italia, ovvero finiremo 10 minuti al massimo di commentare quello che è successo ieri, ma ovviamente la testa adesso va alla partita fondamentale di questo mese, ovvero Atalanta-Milan. Grazie Harry. Sì, senza dimenticare poi Milan Stella Rossa, perché adesso c'è l'Atalanta, poi la Champions è altrettanto importante, cioè io esigo gli Per ottavi. arrivare negli ottavi. Perché veramente rischia di svoltarti un pochino a fare gli ottavi. Direttore, se non mi fai la grafica al talk con Reinders che solleva anche la Coppa Italia, oggi io non partecipo, te No, lo dico. quella no, perché non voglio gufarmela. Va bene, Grazie. a dopo. Ciao. Ciao.
Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità.